Salve, sono Flavio Cucchi e questo è il primo video di una playlist nuova che sto preparando dedicata a repertorio nuovo per chitarra classica. Per repertorio nuovo intendo pezzi nuovi scritti recentemente, diciamo, o in ogni caso non conosciuti, poi anche trascrizioni. Trascrizioni fanno parte un po' del repertorio della chitarra, se pensate che il pezzo più famoso per chitarra classica è Asturias, che è scritto per pianoforte, quindi diciamo che fa parte del nostro bagaglio culturale. Oppure anche dei pezzi scritti in qualsiasi epoca che però non sono entrati per qualche motivo nel mainstream e non sono conosciuti. Lo scopo è di creare un contenitore di pezzi nuovi per i chitarristi che vogliono ampliare il loro repertorio e non suonare i soliti pezzi. E un altro scopo ancora è quello di far conoscere dei compositori di valore che magari non sono ancora conosciuti, perché no? E i primi 4 video che ho preparato sono dedicati ad Alfonso Borghese, chitarrista, compositore, direttore d'orchestra e membro del famoso trio chitarristico italiano, che è stato forse il primo trio chitarristico, diciamo, stabile della storia della chitarra. È nato nel 1969 e ha fatto concerti in tutto il mondo, ha fatto dischi e è stato dedicatario di moltissimo repertorio di autori contemporanei, da Silvano Bussotti, Pezzati, fino a Ennio Morricone. Il motivo per cui voglio dedicare questa apertura di questa playlist ad Alfonso Borghese è che purtroppo il 29 gennaio del 2020 se n'è andato, pochissimo dopo avermi consegnato la versione definitiva di questi 4 pezzi che adesso vi vado a far ascoltare. Questi brani poi sono stati pubblicati da Sinfonica, per cui chiunque voglia suonarli li trova facilmente e a me non fa altro che piacere che la sua musica venga diffusa in giro per il mondo. Beh, diciamo 2 parole di come sono nati questi 4 brani che si chiamano Seasons, 4 danze per un anno di Alfonso Borghese. Allora, nel 2017 io stavo registrando un disco per la Naxos che era dedicato prevalentemente a Chick Corea, il grande pianista che tutti conosceranno. Chick Corea, con grande mio orgoglio, mi aveva dedicato 6 pezzi per chitarra classica, che sono gli unici pezzi che lui ha scritto per chitarra classica. Six Ruminations for Guitar. Quindi ho inserito questi nel disco, più ho fatto una trascrizione di 12 delle sue Children's Songs per pianoforte per 2 chitarre e le ho registrate sovraincidendo le parti. Allora, visto che Naxos vuole una durata di 55 minuti, mi mancavano un po' di pezzi per poter raggiungere questa durata e così ho aggiunto degli altri pezzi, mi mancavano gli ultimi 4 minuti quando ho ascoltato per caso questa bellissima Habanera d'autunno di Alfonso Borghese che aveva dedicato a Vincenzo Saldarelli, che a sua volta è un chitarrista, compositore e membro del trio chitarristico italiano. Ho chiesto il permesso di registrarla, me l'hanno dato con piacere e eccolo qua, è questo disco, non so se si vede, che ho fatto, appunto, è uscito nel 18, dove c'è la musica di Chick Corea in primo piano e poi c'è, vedete, subito Borghese sotto. Uscito questo disco, ho parlato con Alfonso e ho detto: ma perché non fai anche le altre 3 stagioni? Hai fatto l'autunno, no? Facciamo come Vivaldi le 4 stagioni, no? E lui si è messo a ridere, però mi ha preso in parola e ha cominciato a mandarmi i pezzi. Prima il tango d'inverno, poi la Sicilianuzza d'estate e per ultimo il valzer di primavera, finendo così le 4 stagioni. Abbiamo deciso, io le avevo proposto di chiamarlo Seasons perché ovviamente 4 stagioni non si poteva, e lui ha messo un sottotitolo 4 danze per un anno. Visto che Alfonso era una persona di grande cultura, con un grande spirito ironico, diciamo così, aveva sottotitolato anche i pezzi come Pyjama Stück, no? Parafrasando i Klavierstück di Brahms, di Schubert, eccetera, eccetera. No? Quindi Pyjama Stück numero 1, 2, 3, 4. E insomma, la cosa era molto carina. Forse lo faceva per
un po' minimizzare le cose perché lui scriveva questi pezzi la mattina facendo colazione, stando sempre in pigiama, no? Quindi voleva un po', che ne so, così, un po' minimizzare queste cose che faceva per gioco. In realtà sono dei pezzi molto ben scritti perché, come ho detto, Alfonso era una persona molto colta, era anche un direttore d'orchestra, studiato composizione seriamente, quindi sono pezzi che ascolterete, sono ben costruiti, con una armonia tradizionale ma mai banale. C'è sempre qualcosa di particolare in quello che fa, con un senso forte appunto dell'ironia. A questo proposito, visto che quest'ironia si manifesta anche nella sua partitura, nelle sue indicazioni sull'interpretazione, ho fatto mettere in sovraimpressione alcune frasi che lui diceva, alcune indicazioni che dava per la interpretazione che ho trovato un po' divertenti e anche questo per condividere con voi il pensiero del compositore. Cominciamo allora con la Habanera d'autunno. Bene, era Habanera d'autunno di Alfonso Borghese, il primo delle quattro danze per un anno che stanno aprendo di fatto questa mia
nuova avventura. Se vi piace il progetto, iscrivetevi al canale e potete anche lasciare dei commenti o qualche consiglio o suggerimento per lo sviluppo di questo contenitore di musica. Come ultima cosa, un ringraziamento a Savarez, che sono le corde che uso da tanti anni e che hanno dato una mano alla partenza di questa playlist. Alla prossima!